Ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, ben ritrovati in un nuovissimo tutorial. Oggi realizzeremo la meravigliosa pochette che avete visto già in anteprima, un progetto super facile e veloce, lo vedrete nel corso del tutorial, tra l'altro ve lo mostrerò passo passo nei vari dettagli, quindi non riscontrerete alcuna difficoltà. In ogni caso mi trovate sempre qui sotto con un commento per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento. Infatti vi mostrerò come lavorare il punto Susanna a pannello, un altro piccolo trucchetto su come rifinire a maglia bassa il perimetro del nostro pannello all'uncinetto, come applicare la rete per irrigidire appunto tutto il corpo borsa, come foderarla, insomma è un video davvero completo. Per il progetto ho utilizzato soltanto 200 grammi di cordino in questa bellissima variante rossa che ho lavorato con l'uncinetto 3,5. Ho utilizzato anche della rete da 0,5, infatti vi lascio tutte le misure qui sullo schermo, del tessuto per foderare la borsa, due bottoni di quelli magnetici appunto per poter chiudere la nostra pochette e anche una tracollina. Detto tutto il necessario, possiamo passare direttamente al tutorial di oggi, però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanellina per non perdervi le prossime novità. Seguitemi anche sui miei social Facebook ed Instagram. A questo punto sigla e possiamo partire col tutorial di oggi. Ok, partiamo subito avviando 38 catenelle, quindi 37 più una che ci serve per voltare il lavoro, che corrispondono a 22 cm. 37esima catenella, ne aggiungiamo un'altra per voltare il lavoro per un totale di 38. Ritorniamo indietro a maglia bassa, quindi una maglia bassa in ciascuna catenella sottostante per un totale di 37 maglie basse. 3, 4, 5, 36esima maglia bassa, 37esima maglia bassa. Ecco qui, ci siamo create la base su cui andrà a lavorare il punto prescelto. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andrò a lavorare il mio pannello all'uncinetto a punto Susanna. Inizierò e terminerò ogni riga con una maglia bassa. Entro direttamente nel primissimo punto e vado a fare una maglia bassa. Adesso posso iniziare il punto scelto e si lavora nel seguente modo. Salto un punto, vado nel successivo e faccio una maglia bassa. Prendo il filo, vado sempre nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Salto un punto, vado nel successivo e ripeto una maglia bassa, prendo il filo e una maglia alta sempre nello stesso punto. Salto un punto, vado nel successivo, quindi maglia bassa e maglia alta. E continuo così per tutta la riga. Ok, siamo quasi al termine della primissima riga, quindi salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa e una maglia alta. Dopodiché salto una maglia, vado nell'ultimissima e chiudo la riga con una maglia bassa. Come vi dicevo prima, apriremo e chiuderemo la riga sempre con una maglia bassa. In questo modo, quando poi a fine pannello andremo a fare il giro di contorno di perimetro per definire appunto tutto il pannello maglia bassa, non ci ritroveremo in difficoltà. Sempre lo stesso problema dove andare a puntare l'uncinetto, visto che in ogni caso finiremo la riga, se non facessimo la maglia bassa, con la maglia alta. Quindi per evitare qualsiasi equivoco, qualsiasi difficoltà, apriremo e chiuderemo ogni riga in questo modo con la maglia bassa. Adesso facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Iniziamo la seconda riga appunto Susanna, quindi sempre nello stesso punto iniziamo con una maglia bassa. Poi saltiamo un punto che sarebbe la maglia alta sottostante e andiamo nella maglia bassa successiva. E facciamo una maglia bassa, prendiamo il filo e nello stesso punto una maglia alta. Saltiamo sempre un punto, andiamo nel successivo e ripetiamo una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto.
saltiamo un punto, andiamo nel successivo, una maglia bassa, una maglia alta, e anche per questa seconda riga andremo avanti in questo modo. Siamo al termine della terza riga e ci ritroviamo con gli ultimi 3 punti. Quindi cosa facciamo? Saltiamo un punto, andiamo sempre nel successivo e ripetiamo una maglia bassa e una maglia alta. Andiamo nell'ultimo punto, qui non saltiamo alcuna maglia e andiamo a fare una maglia bassa. E di nuovo catenella, voltiamo il lavoro, iniziamo sempre con una maglia bassa, saltiamo un punto e andiamo nella maglia bassa della riga precedente e ripetiamo quello che abbiamo fatto appunto nella riga precedente. Una maglia bassa, una maglia alta, saltiamo un punto, andiamo nel successivo, una maglia bassa, una maglia alta e continuiamo per tutta la riga. Una maglia bassa, una maglia alta. Ok, sono arrivata anche al termine della terza riga. Anche qui, come nella riga precedente, c'è l'eccezione, ovvero non andiamo a saltare alcuna maglia dopo il gruppo di maglia bassa e maglia alta lavorato. Quindi saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa e una maglia alta, dopodiché chiudiamo con una maglia bassa. Tutto qui. Quindi la lavorazione non risulterà deforme perché non saltiamo la maglia bassa, perché non c'è alla fine. Terminiamo sempre con le ultime 3 maglie basse, ma lavoreremo il gruppo maglia bassa, maglia alta e poi direttamente nella maglia successiva una maglia bassa, e sarà così per tutte le righe successive. Quindi rivediamolo un'ultima volta: catenella, voltiamo il lavoro, nella primissima maglia bassa lavoriamo una maglia bassa, saltiamo la maglia alta successiva e andiamo direttamente nella maglia bassa e lavoriamo il gruppo di una maglia bassa e una maglia alta. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e ripetiamo il modulo fino alla fine della riga. Ok, anche qui siamo al termine della quarta riga, 1, 2, 3 e 4, ci ritroviamo sempre con le ultime 3 maglie basse, quindi saltiamo un punto, andiamo nel successivo, ripetiamo per l'ultima volta il modulo di una maglia bassa e una maglia alta nello stesso punto e terminiamo sempre con una maglia bassa nell'ultima, senza saltare alcun punto. Come notate il lavoro si alza in maniera simmetrica, quindi non c'è alcun errore, è tutto giusto. Se provate a contare le maglie dell'ultima riga sono 36. Se vi ricordate siamo partite con 38 catenelle, quindi 37 più una che poi ci è servita per voltare il lavoro, per un totale di 37 maglie. Adesso ne abbiamo 36. Tranquilli, è tutto giusto, procedete in questa maniera se decidete di realizzare lo stesso mio progetto. Ci tengo a sottolinearlo perché durante la lavorazione potreste dire: ma c'è qualcosa che non va, sto sbagliando, sto facendo giusto. Quindi prima che tutto questo succeda vi anticipo tutto io. Quindi dobbiamo andare avanti in questo modo per tutte le righe successive. Chiaramente vi lascerò sia il numero di righe che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri, però se state utilizzando un cordino diverso dal mio tenete conto sempre della misura in centimetri, così non potrete sbagliarvi. Ok, ho terminato la lavorazione del mio pannello, quindi dopo aver fatto altre 42 righe appunto Susanna, questo qui è il risultato. Quindi in totale sono 46 righe appunto Susanna, misura 22 cm in larghezza per un'altezza di 34 cm, quindi 22 per 34 cm. Adesso continuiamo la nostra lavorazione. Fatta la catenella voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa in ciascun punto. Vi ricordo che sono 36 punti quelli che abbiamo qui, infatti durante questa riga aggiungeremo una maglia in più. In questo modo anche sulla parte superiore avremo lo stesso numero di maglie che abbiamo sulla parte inferiore, quella che abbiamo fatto all'inizio. Quindi vado sulla maglia sottostante, faccio la prima maglia bassa, un'altra maglia bassa nel punto successivo e così via. Quindi 3, 4, 5, 19esima maglia bassa. Proprio in questo punto aggiungo un'altra maglia, quindi siamo a 18.
37esima ed ultima maglia bassa. Facciamo una catenella, giriamo il lavoro e continuiamo la nostra lavorazione. Una maglia bassa in ciascun punto sottostante per un totale di 37 maglie basse. 37esima ed ultima maglia bassa. In quest'ultimo punto aggiungiamo altre 2 maglie basse per un totale di 3 nello stesso punto, così andremo a fare l'angolo, perché durante questo giro andremo a definire tutto il perimetro del nostro pannello. Quindi seconda maglia bassa, terza maglia bassa. Voltiamo un po' il nostro lavoro e andiamo a lavorare una maglia bassa in ciascuna riga sottostante. Ecco perché all'inizio vi ho suggerito di iniziare e terminare la riga a maglia bassa, perché proprio durante questo passaggio non avremo nessuna difficoltà. Lavoreremo una maglia bassa in ciascuna riga sottostante e quindi in ciascuna maglia bassa sottostante. Semplice semplice, quindi vado direttamente nella maglia bassa, prendo entrambe le asole, prendo il filo e faccio la prima. Poi entro nel punto successivo, subito dopo, entro e faccio un'altra maglia bassa. Maglia bassa successiva, entro e prendo la maglia. Nel punto successivo entro, una maglia bassa. Notate con i vostri occhi la semplicità nell'eseguire questo passaggio. Siamo quasi al termine del lato più lungo, quindi inserisco nella penultima maglia bassa e nell'ultima. Anche qui vado a lavorare 3 maglie basse, quindi questa è la prima, sempre nello stesso punto vado a lavorare la seconda, sempre nello stesso punto lavoro la terza. E voilà, questo qui è il risultato della riga a maglia bassa. Lavorazione abbastanza pulita che potete eseguire tranquillamente anche voi. Avete visto che è abbastanza facile. Fatto il secondo angolo, proseguiamo a maglia bassa, quindi una maglia bassa in ciascun punto. Qui è facilissimo individuare le maglie perché abbiamo delle maglie basse. Passo all'uncinetto più piccolo, quindi al 2,5, per entrare facilmente all'interno delle maglie. Trentaseiesima maglia bassa, 37esima ed ultima maglia bassa. Ok, anche qui nello stesso punto aggiungo 2 maglie basse per formare l'angolo, per riportarmi sul lato più lungo e quindi andarlo a definire. 1 e 2. Cambio il numero di uncinetto e ripasso al 3,5. Passo al punto successivo, lavoro una maglia bassa, un'altra maglia bassa nel secondo punto, quindi dove avevo lavorato la maglia bassa a righe di andata e di ritorno. Non so se avete notato che prendo la maglia bassa della riga che sto lavorando prendendo le 2 asole, in questo modo. Mi raccomando, fate anche voi così, in questo modo eviterete di avere dei buchetti, degli spazietti vuoti sulla lavorazione. Ultimissime righe da lavorare, una e una la lavoro qui. Perfetto. Ok, il giro di perimetro è completato, adesso tagliamo il cordino e andiamo a fare subito un'asola di chiusura entrando sia nella prima maglia bassa che al centro dell'ultima appena fatta, per creare così l'angolo.
Ok, abbiamo definito già il perimetro del nostro pannello per la prima volta, adesso lo rifacciamo incorporando la rete al di sotto, per cui prendo il mio pezzetto di rete da 0,5 che ho tagliato delle stesse misure del pannello all'uncinetto, ovvero 23 cm e mezzo per 35 cm, lo blocco con delle mollettine alla lavorazione all'uncinetto e procedo con l'altro giro di rifinitura. Possiamo benissimo partire esattamente dalla seconda maglia bassa dell'angolo, quindi la prima, la seconda e la terza dell'aumento precedente. Questa per esempio coincide con l'asola di chiusura di poco fa. Quindi mi inserisco sia nella seconda sia nel primo quadratino dell'angolo e vado a fare una catenella. E blocco così il tutto. Questa catenella diverrà una maglia bassa non appena andremo a chiudere nuovamente con l'asola di chiusura. Quindi aggiungo altre 2 maglie basse, una catenella e 2 maglie basse per un totale di 3 maglie sull'angolo. 1 e 2. Così. Nel frattempo mi lavoro anche la codina dietro. Quindi questa maglia rappresenta la prima del lato più corto. La seconda fatta rappresenta l'angolo e la primissima, la catenella, rappresenta la prima del lato più lungo dell'altra parte. Allora vado nella maglia successiva, prendo anche il quadratino dietro e faccio la seconda maglia bassa del lato più corto. Maglia successiva, maglia successiva e così via. Semplice semplice. Ultimissima maglia, seconda maglia bassa dell'angolo, quindi 3 punti nello stesso punto. 1, 2 e 3. Se è difficoltoso entrare 3 volte con l'uncinetto, potete anche fare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, oppure cambiare il numero di uncinetto, dal 3,5 passare al 3 o al 2,5. Io per esempio poco fa sono passata al 2,5. Procediamo sul lato più lungo, una maglia bassa su ciascun punto, prendendo anche il quadratino dietro. Continuiamo così per tutto questo lato. Quando arriviamo all'angolo, quindi alla seconda maglia bassa dell'aumento sottostante, andiamo a lavorare 3 maglie basse prendendo anche il quadratino dell'angolo. Continuiamo sempre a maglia bassa sul lato più corto, ripetiamo l'angolo, 3 maglie basse nello stesso punto e risaliamo sempre a maglia bassa finché non completiamo tutto il pannello. Ci vediamo direttamente alla fine, quindi a questo punto dove ho fatto la catenella iniziale, così vediamo insieme come chiudere. Come vi dicevo prima, tagliamo il cordino, quindi qui c'è la primissima catenella, qui c'è la prima maglia bassa, ci inseriamo proprio qui, poi andiamo al centro dell'ultima e voilà, come notate non si nota nulla, non si vede il punto di avvio, il punto di chiusura. Perfetto, lavorazione super pulita. A questo punto andiamo a fare un bel nodino dietro, andiamo a nascondere il cordino. Sicuramente avrete visto queste mollettine perché ho già fissato la fodera che ancora devo cucire, ma questo lo facciamo dopo. Intanto vado a bloccare e a nascondere il cordino. E voilà, questo qui sarà il risultato del pannello una volta lavorato col punto prescelto e una volta irrigidito appunto con la rete. Mancano davvero gli ultimissimi passaggi, però voglio conferire alla mia clutch un piccolo particolare che realizzerò direttamente sulla patella della clutch. Per esempio o da questa parte sulla parte superiore o dall'altra parte, comunque è lo stesso. Scegliamo uno dei due lati e facciamo la seguente lavorazione. Quindi riprendiamo il cordino e ci inseriamo con l'uncinetto nella maglia dell'angolo, quindi la seconda, qui c'è la prima del lato più corto. Tiriamo fuori il cordino e andiamo a chiudere con una catenella. Poi andiamo nella prossima maglia, prendo anche la codina dietro e la lavoro e faccio una maglia bassa e una maglia bassa anche nella seconda maglia bassa per un totale di 2. Quindi catenella, maglia bassa. Adesso carichiamo il filo
saltiamo 2 punti e nel terzo andiamo a lavorare 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima ed ultima maglia alta. Quindi saltiamo 2 punti e nel terzo andiamo a lavorare una maglia bassa. E voilà! Abbiamo realizzato così il primo ventaglio di 7 maglie alte in base al filato che state utilizzando, quindi se utilizzate un filato più spesso rispetto al mio potete anche lavorare 5 maglie alte e non 7. Adesso ripetiamo filo sull'uncinetto, saltiamo 2 punti, andiamo nel successivo e ripetiamo 7 maglie alte. 1, 7. Ok, ripetiamo, saltiamo 2 punti e nel terzo una maglia bassa. Ecco qua, questo qui sarà il risultato, quindi andiamo a definire in maniera carina, semplice e veloce il bordo della nostra clutch bag, ovvero la parte superiore, quindi la patella. Continuiamo così per tutta la riga. Abbiamo terminato, in totale ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventaglietti. Saltiamo 1 e 2, andiamo nel terzo e facciamo una maglia bassa anche nel punto successivo come abbiamo fatto all'inizio, quindi un totale di 2 maglie basse. Poi andiamo nell'angolino, prendiamo il filo, andiamo a chiudere a maglia bassissima, facciamo una catenella di sicurezza. Possiamo tagliare il cordino e lo possiamo andare a nascondere tra le maglie sul retro della lavorazione, quindi da questa parte. A questo punto possiamo cucire la fodera. Prendiamo ago e cordino e iniziamo a cucire i laterali. Come riferimento possiamo prendere le 11 maglie basse che appartengono alla patella, infatti mi sono inserite esattamente nella 12ª e ho preso quindi sia la 12ª che la maglia dell'angolo. Quindi entriamo e vado a bloccare 3 volte appunto questi 2 punti. A fine cucitura chiaramente andremo a bloccare anche questo cordino e proseguiamo da qui verso il basso. Ultimissime maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5.
Perfetto, come notate tutte le maglie basse coincidono, quindi perfetto. Andiamoci a bloccare questo cordino, quindi per esempio entro da questa parte, faccio un bel nodino e poi mi porto il cordino in eccesso proprio qui dentro, tanto tranquille che non si vedrà nulla. Ecco qua. E voilà, questo qui sarà il risultato, quindi chiudiamo un attimino la patellina, perfetto, molto molto graziosa, mi piace, è anche bella rossa, sa anche un po' di Natale, quindi potrebbe essere anche un'ottima idea regalo per un'amica speciale, per la mamma, per la figlia, per le nipotine, insomma, non so, vedete un po' voi. Bene, a questo punto manca soltanto la chiusura, quindi adesso andremo a fissare per bene i bottoni magnetici. Io ne inserirò 2 come avete visto dall'anteprima, quindi 2. Probabilmente li andrò a cucire sul primo e sull'ultimo ventaglio, così. A piacere è possibile mettere anche una catenina oppure lasciare la clutch così proprio da mano. Quindi si può indossare volendo in 2 modi. Siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, sono molto soddisfatta della pochette realizzata, mi piace tantissimo, io spero piaccia anche a voi, fatemelo sapere in ogni caso con un bel pollice all'insù e con un commento qua sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina personalizzandola su tutte per non perdervi le prossime novità. Seguitemi anche sui social, Facebook ed Instagram, mi raccomando. Grazie per essere state anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!